Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Nel corso dello scorso weekend ho avuto modo di far parte di nuovo del team da boot. Ormai è successo già diverse volte nel corso degli anni. Sono stato addirittura dei ICMA con loro nel 2017, partecipando a tutti gli show saltando con la mia Kyosho. Stavolta però è stato diverso. È stato diverso per due motivi. Il primo è perché per la prima volta ero nella mia città, a Prato, ma soprattutto perché per la prima volta in assoluto ho partecipato alla mototerapia, iniziativa che ha inventato dal nulla Mr. Vanni Oddera ormai diversi anni fa e che i ragazzi del team da boot hanno sposato in pieno. Non credo che la mototerapia abbia bisogno di presentazioni, ormai l'eco di questo nome ha raggiunto una popolarità fuori dal normale. Ne hanno parlato le Iene, oltre a numerosi altri programmi in TV nazionali ed internazionali. Ne hanno parlato i siti internet di tutto il globo, oltre che giornali e riviste di tutti i settori. Ma se ancora siete fra i pochi che non sanno che cos'è la mototerapia, lo scoprirete nel corso di questo video. Ma procediamo un passo alla volta. Come già detto, stavolta lo show del team da boot è stato organizzato a Prato, grazie all'impegno dell'associazione Prato Aiuta Prato, capitanata dal presidente Carlo, che ha creato praticamente dal niente un grande evento di 4 giorni che prendeva il nome di San Giusto in Festa. L'evento infatti non riguardava soltanto il freestyle motocross. All'interno dei terreni della pieve di San Giusto, infatti, sono stati realizzati anche un fettucciato da enduro sfruttato anche dalle potenti Jeep del Ghost 4x4 off-road, una pista per i bikers dove si sono alternate numerose manifestazioni ogni giorno e per rinfrescare i presenti erano attivi anche numerosi stand di street food e per i più nostalgici, annoiati magari dal rumore dei motori, c'era un palco dove per tutto il weekend si sono alternati cantanti e ballerini. Penso non serva aggiungere altro, aspettiamo soltanto la prossima edizione organizzata dai ragazzi di Prato Aiuta Prato. Bene ragazzi, adesso parliamo un po' di quello che ho dovuto fare io, ma soprattutto la mia Kyosho MP10 TKI2. Nel freestyle motocross c'è un regolamento specifico. Dalla punta della rampa di lancio del take-off all'inizio della discesa della rampa di atterraggio ci sono 23 metri. Come tutti voi iscritti al mio canale saprete, i nostri automodelli buggy sono in scala 1:8. Ciò vuol dire che 1 centimetro nel modello equivalgano a 8 centimetri nella realtà. Pertanto, moltiplicando i 23 metri per 8 per trasportare la distanza reale a quella della riproduzione del modello in scala, vi accorgerete che la mia macchina avrebbe dovuto affrontare un salto di circa 184 metri. Capirete facilmente che i nostri modelli non sono affatto progettati per coprire distanze di salto di questo livello, soprattutto perché in altezza raggiungevamo i 5 metri e mezzo, quasi 6. L'altra cosa veramente difficile da fare è riuscire a stare nel grigliato prima del take-off. Le griglie sono larghe circa 60 cm e il salto va preso obbligatoriamente full throttle a tutta velocità. Fino ad oggi avevo sempre saltato con la rampa montata sull'asfalto, questa volta invece la rampa era montata su terra. C'erano numerosi avvallamenti dove le griglie appoggiavano e questi avvallamenti rendevano veramente difficoltoso il controllo della macchina prima del take-off. Inoltre i nostri piccoli tasselli delle nostre gomme si infilano all'interno delle griglie e fanno avere alla macchina una direzionalità incredibile. Se poi ci mettiamo anche che vogliamo fare un backflip, come dice il mio amico Lorenzo, fare il backflip non è difficile. Quindi riatterrare Adesso ragazzi ho parlato troppo, adesso godetevi un po' di spettacolo dei freestyler veri, quelli con le moto, e successivamente vedrete anche la mia performance in una degli show.
gli amici della Davide per questo primo show. È giunto il momento di presentarveli. Un applauso, un urlo per Stefano Contigia, Francesco Buetto, le urla per Yannick Anzola, un urlo potente per Vanni Odiera, Massimo Bianconcini, Yannick Anzola, Francesco Buetto, giovane, promettente Stefano Contigia. Bianconcini, Wow, spettacolare! Cioè, vedo la macchinina io! Gli scatti che state vedendo, ragazzi, sono di una fotografa bravissima che si chiama Monica, Flash Bikers. Ricordatevi, Flash Bikers, andate a seguirla su Facebook, su Instagram e ovviamente andate anche sul suo sito internet. Vi lascio tutti i riferimenti in descrizione. È veramente super appassionata, super brava e secondo me meritava una mention in questo video perché è stata veramente bravissima ed è riuscita a prendere tutta la sequenza del mio backflip, di uno dei miei backflip durante lo spettacolo. Ho anche altri scatti bellissimi che vedrete prestissimo nelle mie pagine social. Ora ragazzi, è giunto il momento di parlare della mototerapia. Che cos'è la mototerapia? La mototerapia è un modo per cercare di dare un sorriso a chi ne ha davvero bisogno, per cercare di far fare qualcosa di diverso, qualcosa di importante a persone meno fortunate di noi. Quindi io ragazzi non riuscirò come al solito a descrivervi quello che ho visto e quello che ho provato nel vedere i sorrisi di queste persone, di questi ragazzi che veramente ammiravano i loro beniamini quando li portavano a fare il giro in moto, persone che per la maggior parte del tempo non possono vivere queste emozioni. E ragazzi, sono veramente emozionato a raccontarlo. Documentatevi sulla mototerapia, cercate almeno una volta di andarla a vedere perché è veramente qualcosa di toccante e non vi nego che c'è un progetto per cui sto cercando di fare qualcosa anch'io. Quindi vediamo cosa ci riserva il futuro. Chissà che non riusciamo a lavorare insieme con Vanni, magari per il pubblico un po' più giovane, quello dei bambini. E ragazzi, non vedo l'ora di darvi ulteriori aggiornamenti su questo ambito perché è una cosa alla quale mi sto appassionando anch'io, ci tengo in modo particolare e spero veramente che le immagini riescano a trasmettere quelle che sono le emozioni e gli stati d'animo. Purtroppo ho dovuto offuscarle in parte per non far vedere i volti perché non ho autorizzazioni alla privacy, alla riproduzione di immagini
di queste persone, e quindi ragazzi vi lascio un filo all'immaginazione, non si vedranno le espressioni delle facce, però credetemi è qualcosa di veramente profondo e toccante. Bene ragazzi, anche per questa settimana siamo arrivati alla fine di questo video. Spero come al solito che vi sia piaciuto. Mettete mi piace, scrivetemi un commento se avete visto anche voi qualche spettacolo del freestyle da qualche parte, se avete visto proprio i ragazzi del team Da Boot, oppure se mi avete visto anche a ICMA nel 2017, chissà, magari qualcuno che è venuto si ricorda di un pazzo scatenato che saltava con la macchinina radiocomandata in mezzo alle moto e ai quad e addirittura alle moto slitte. Ragazzi, ci vediamo il prossimo mercoledì. Un abbraccio, ciao!